Ora che abbiamo esposto e commentato i principi ermetici, possiamo volgere nuovamente lo sguardo verso meravigliose analogie con la scienza più all'avanguardia. Parliamo in modo più dettagliato della dualità nella teoria delle stringhe. La dualità ha rappresentato in effetti la chiave per svelare molti dei segreti della teoria delle stringhe. L'intervento di Witten al convegno Strings 95 diede forma definitiva al lavoro sulla dualità compiuto da diversi teorici delle stringhe, mostrando al mondo uno scorcio di una sorprendente, ma bellissima, teoria fondamentale. Due dei fisici che ispirarono Witten furono Christopher Hall della Queen Mary University di Londra e Paul Townsend dell'Università di Cambridge. Hall e Townsend presero in esame il comportamento della teoria delle stringhe di tipo IIB e studiarono ciò che accade quando il campo del suo dilatone si trasforma in vari modi. Scoprirono che la teoria risultava immutata se si sostituiva un valore positivo per il campo del dilatone con un valore di uguale grandezza ma negativo. Ricordate cosa dice il principio di corrispondenza? Com'è sopra è sotto, sotto è come sopra. C'è dualità tra esse. Si rammenti, però, che la costante di accoppiamento di una teoria delle stringhe dipende dall'entità del campo del dilatone in una maniera particolare e ben definita. Quando si sostituisce un valore positivo del dilatone con un corrispondente valore negativo, si scambia una costante di accoppiamento grande con una piccola. Questa simmetria tra il regime di accoppiamento forte e il regime di accoppiamento debole di una stringa è chiamata S-dualità. Quindi la teoria delle stringhe di tipo IIB è autoduale. Questa è una splendida notizia, perché significa che possiamo comprendere il regime di accoppiamento forte della teoria di tipo IIB, con cui è difficile lavorare, studiando il regime di accoppiamento debole della teoria, con cui è facile lavorare. Che strano, gli antichi testi dicono che ci sono molti piani che non conosciamo, ma quando applichiamo loro la legge di corrispondenza, molto di quello che altrimenti ci sarebbe incomprensibile, diventa chiaro alla nostra coscienza. Witten prese in considerazione la teoria delle stringhe di tipi I e la teoria delle stringhe eterotiche SO32. Dal momento che entrambe avevano come gruppo di gauge SO32, erano forse in relazione di dualità. Scoprì che se scambiava un valore positivo del dilatone della teoria di stringhe di tipo I con un valore negativo del dilatone della teoria delle stringhe eterotiche SO32, nulla cambiava. Così produsse la congettura che la teoria di tipo I e la teoria eterotica SO32 fossero correlate dalla S-dualità. Quando la costante di accoppiamento di una teoria diventa grande, si può pensare che questa si trasformi nell'altra teoria. Una dualità di tal genere sembra quasi magica, perché a prima vista le due teorie sono completamente prive di relazione tra loro. Eppure in un certo senso sono la stessa teoria. La S-dualità non soltanto ci consente di comprendere il regime di accoppiamento forte delle teorie delle stringhe di tipo I, di tipo IIB ed eterotiche SO32, ma riduce anche il numero delle teorie distinte delle superstringhe da 5 a 4, non è necessario concepire come fondamentalmente differenti le teorie di tipo I ed eterotiche SO32. Fin dal 1984 Keiji Kikkawa e Masami Yamasaki avevano discusso la possibilità di una dualità della teoria delle stringhe nel regime di accoppiamento debole. Proprio perché stavano studiando il regime di accoppiamento debole, poterono applicare la teoria delle perturbazioni, e fu questo a consentir loro di scoprire tale dualità prima della S-dualità. Risulta però che la loro dualità vale spesso anche nel regime di accoppiamento forte. La dualità, oggi, va sotto il nome di T-dualità, che è un'abbreviazione di Target Space Duality, ovvero dualità dello spazio bersaglio. Lo spazio bersaglio di una teoria delle stringhe è semplicemente lo spazio-tempo in cui la poniamo. Il posto abituale per le teorie delle superstringhe è uno spazio-tempo piatto a 10 dimensioni che è infinito in tutte le direzioni. Ma possiamo anche collocare le teorie in uno spazio-tempo in cui, come abbiamo già visto, alcune delle dimensioni sono state compattate. Nel prossimo video prenderemo in esame il più semplice caso del genere. Se la trattazione vi interessa, vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati.